Ciao ragazzi, qui è Marchettino e oggi voglio farmi una chiacchierata con voi per parlarvi di un tema che va molto di moda nell'ultimo decennio, e cioè quello della creazione di one-off, cioè modelli completamente unici e molto costosi, e direi che in questo settore Ferrari ne ha sia di esperienza che di modelli unici creati per i propri clienti. E oggi ve ne voglio far vedere un po'. Nell'ultimo decennio devo dire che Ferrari è cambiata veramente tanto. Basti pensare che nell'era Montezemolo volle limitare la produzione annua di modelli di Ferrari al fine di mantenere l'esclusività e il valore dei loro modelli. Se vediamo adesso, nell'era post-Marchionne, possiamo vedere che l'azienda adesso pensa a massimizzare i profitti e anche ad aumentare a più non posso la produzione. Se guardiamo l'attuale gamma Ferrari, ci sono tanti modelli e tanti altri modelli in arrivo. Quindi possiamo dire che i modelli non limitati sono dei prodotti abbastanza per la massa. Ovviamente stiamo parlando di una massa ricca. Però al tempo stesso, nell'ultimo decennio, Ferrari ha voluto creare anche una sezione dedicata per i loro clienti più speciali, al fine di permettergli di creare dei modelli assolutamente unici nel loro genere. Se facciamo un po' un tuffo nel passato, possiamo pensare al Sultano del Brunei come forse uno dei collezionisti più esigenti e capricciosi nei confronti di Ferrari. Infatti l'azienda gli realizzò per la sua incredibile collezione un sacco di modelli unici. Penso proprio che arriverà anche un video dedicato alla sua collezione, perché è una cosa fuori dal mondo. E dopo il Sultano del Brunei io penso che non ci siano più stati collezionisti come lui che sono riusciti a farsi commissionare modelli limitati, fino all'ultimo decennio. Nel 2006 fece scalpore la presentazione della Ferrari P4/5, un modello unico commissionato da James Glickenhaus, che è un grosso collezionista di Ferrari, principalmente macchine da corsa e macchine storiche di Ferrari. E questa macchina non fu realizzata da Ferrari, ma bensì Glickenhaus commissionò la macchina a Pininfarina. All'inizio Ferrari era un po' dubbiosa, non era neanche sicura di attribuire il proprio nome, brand a questa macchina. Poi si convinse a farlo perché obiettivamente questa macchina è tanta roba. Stiamo parlando di una one-off basata sulla Ferrari Enzo. Ebbene sì, per fare questa macchina è stata sacrificata una Enzo, e Glickenhaus dal punto di vista del design fu ispirato tantissimo dalla Ferrari 330 P3/4. Ovviamente lui ce l'ha. La parte più interessante è che ovviamente essendo basata sulla Enzo il motore è lo stesso, stiamo parlando di un simile 6 V12 aspirato, però qui ovviamente con la carrozzeria tutta rielaborata il peso è stato ridotto di ben 165 kg e l'aerodinamica è stata pure migliorata, quindi possiamo dire che da guidare questa macchina deve essere veramente un gioiellino. E forse la parte più bella è che Glickenhaus non si fa problemi a guidarla tutti i giorni, a metterci su chilometri. E da qui possiamo dire che è arrivata l'intuizione di Ferrari del creare la sezione Special Projects. Da quel momento Ferrari decise di dare la possibilità ai loro clienti più importanti di farsi realizzare modelli unici. Ferrari ha affermato che ovviamente non si può fare richiesta di entrare in questo progetto. È Ferrari che te lo chiede, che ti dà la possibilità. Ogni one-off ha il costo che slitta tra i 3 e 5 milioni di euro. E per la sua produzione, cioè dai primi sketch allo sviluppo e alla messa su strada, possono passare mediamente 3-4 anni. In questo programma non vengono accettati più di 3 progetti all'anno, quindi potete capire che non è un programma per tutti. Quindi nel 2008 viene presentata la prima Ferrari ad uscire da questo reparto di one-off esclusive e si chiama SP1. La SP1 fu commissionata da un collezionista giapponese. La macchina è basata sulla Ferrari F430, è stata disegnata da Fioravanti e il collezionista si è ispirato molto ad un concept di Fioravanti, la F100. Ha una linea molto slanciata, a un primo impatto ci accorgiamo subito che è basato su un F430, però c'è da dire che la maggior parte delle componenti utilizzate sono nuove. Quindi dell'F430 su cui era basata è rimasto veramente poco. Una cosa che possiamo notare è l'utilizzo di pezzi provenienti da altre Ferrari, come ad esempio le luci posteriori della 599 e i cerchi della 430 Scuderia. Io penso che più che andare a risparmio è stata una scelta dettata dal cliente. Passando all'anno successivo, 2009, ecco un'altra one-off che viene svelata al mondo. Stiamo parlando della Ferrari P540 Superfast aperta.
Questa one-off è stata commissionata da un collezionista americano. È basata sulla Ferrari 599 GTB, forse se ve lo dicevo non me ne accorgevate neanche. E devo dire che per essere una macchina prodotta nel 2009, questa macchina ha anticipato di parecchi anni quella che poi sarebbe stata la 599 aperta. Qui infatti, come potete vedere, la macchina non ha il tettuccio e questo ha portato ad un alleggerimento di 20 kg, portando la massa a 1710 kg. Già rispetto all'SP1 prodotta l'anno prima possiamo vedere che qui il proprietario ha voluto osare di più con la linea, le forme, i colori. Una particolarità: io questa macchina sono riuscita a vederla facendo una volta una visita a Maranello. Passeggiando davanti ai cancelli l'ho vista, ho fatto una foto, ovviamente dalla strada pubblica, è uscito subito un tipo della security dicendo di farmi cancellare la foto. È stato un incontro breve, intenso. Dal vivo questa macchina merita. Molto particolare, diciamo che o la ami o la odi. Nel 2010 non ho idea se Ferrari ha prodotto one-off, perché dopo tutto ci sono clienti molto riservati che non vogliono far sapere al mondo se si fanno creare queste macchine. Quindi io tutte le macchine che vi elenco nel video sono macchine conosciute al mondo e non ho assolutamente idea se ce ne possono essere altre nascoste. Quindi passando nel 2011 possiamo vedere la Ferrari Super America 45, macchina che ho avuto il piacere di vedere al concorso d'eleganza di Villa d'Este durante il suo debutto mondiale. Anche questa macchina è stata commissionata da un grosso collezionista americano, Peter Kellylow. Perché il 45 nel numero? Beh, semplicemente Kellylow ha voluto celebrare il suo 45esimo anniversario dall'acquisto della sua prima Ferrari facendosi commissionare questa one-off. Come probabilmente avete notato, anche questa è basata sulla 599 GTB, anche questa qui non ha il tettuccio e forse la sua più grossa particolarità è proprio quello, perché Ferrari per questo modello ha sviluppato un sistema di azionamento di chiusura e apertura automatico, proprio come abbiamo visto sulla Ferrari 575 Super America. Devo dire che esteticamente parlando il proprietario non ha voluto usare troppo con le modifiche. Molto particolare il colore, si chiama Blue Antille. Perché proprio quel colore? Beh, Kellylow ha in collezione una Ferrari 400 Super America del 61 dello stesso colore, quindi ha voluto averle tutte e due in garage con la stessa configurazione. Passando al 2012 possiamo trovare una one-off che a me piace veramente tanto. Stiamo parlando della SP12EC. EC sono le iniziali del proprietario, che è niente proprio di meno che Eric Clapton. La one-off è basata su una Ferrari 458 Italia. E Clapton, per farsela costruire, si è ispirato profondamente alla Ferrari 365 e 512 BB. Io non ho idea se Ferrari gliel'abbia permesso oppure no, ma io se fossi stato in Clapton per avere una macchina veramente perfetta e anche ispirandomi a due vecchi modelli di Ferrari a 12 cilindri, avrei chiesto a Ferrari di accantonare il V8 e farmi mettere lì sotto un bel V12, possibilmente anche cambio manuale. Io vi dico ciò perché nella mia vita sono riuscito a vedere una volta nel circuito di Fiorano un muletto di Ferrari 458 con dentro quello che suonava proprio come un V12. Quindi, volendo, Ferrari avrebbe potuto, secondo me. Passando alla one-off successiva, nel 2013 viene presentata la Ferrari SP30 Aria, dove Aria sta per il cognome del proprietario, un collezionista Ferrari indiano. Questa macchina qui, se non ve lo dicessi, probabilmente non ci arrivereste mai a intuire che è basata sulla Ferrari 599 GTO. Infatti qui la macchina è stata completamente stravolta. Facciamo fatica a trovare elementi che riconducono alla 599. Purtroppo di tutte queste one-off che finora vi ho elencato, a parte quella di Glickenhaus, sono tutte macchine che sostanzialmente stanno sempre in garage e non vengono viste girare per strada. Infatti sta macchina è stata battuta all'asta con appena 110 km, quindi sostanzialmente il proprietario l'avrà guidata se no una mezz'oretta attorno a casa e poi se l'è dimenticata lì in garage. Passando al 2014 possiamo trovare una one-off molto particolare e probabilmente molto conosciuta sul web. Stiamo parlando dell'F12 TRS. Questa è una one-off ma non è unica perché è stata costruita in due esemplari, entrambi per lo stesso proprietario, un megalomane collezionista cinese. Vi dico megalomane perché praticamente questo collezionista ha una collezione veramente imbarazzante. A lui gli piace utilizzare le sue macchine in pista, ha il vizio di parcheggiare il suo yacht a due passi dal circuito di Abu Dhabi e affittarsi la pista in esclusiva. Io durante il mio ultimo viaggio negli Emirati ho fatto un salto così per caso in pista e l'ho beccato. Sono riuscito a vedere anche l'F12, però purtroppo niente foto.
però devo dire che è stata una grossa emozione vedere tutta la sua collezione di macchine e anche l'F12 TRS in azione. Come vi ho detto, 2 esemplari prodotti, una di rosso e una cromata. Esatto, cromata. Come potete vedere è basata sull'F12, come dice il nome, e ha uno stile barchetta veramente unico. E un sound veramente da pelle d'oca, perché quel V12 lì sulla TRS è abbinato ad uno scarico completamente dritto. Che peccato non aver potuto fare un video. Sempre nel 2014 Ferrari ha presentato al mondo un'altra one-off. Stiamo parlando della SPFFX, una one-off commissionata da un collezionista giapponese. Come potete vedere, la macchina è basata sulla FF, ha diversi elementi stilistici che la differenziano dall'FF. Forse la differenza più sostanziale possiamo vederla nel posteriore, perché la caratteristica principale dell'FF, cioè la forma posteriore da shooting brake, è stata eliminata per far spazio ad una forma più da coupé. Pur avendo mutato la forma e anche ridotto lo spazio posteriore, la macchina rimane comunque una 4 posti. Io ci ho messo così tanti anni a farmi digerire quel posteriore dell'FF, arriva lui e lo cambia. Diciamo che io continuo a preferire il posteriore da shooting brake. Il 2014 è stato un anno molto intenso per il programma delle vetture uniche, perché viene presentata la terza macchina, la Ferrari SP America. Macchina che è stata commissionata da parte di un collezionista americano. Beh, già dal nome potevate intuirlo. Come potete vedere, la macchina è basata sulla Ferrari F12 berlinetta e qui, dal punto di vista stilistico, il proprietario si è ispirato notevolmente alla Ferrari 250 GTO. La potenza è invariata, qui troviamo sempre quel meraviglioso simile 3 V12 aspirato da 740 cavalli. Anche nel one-off di cui vi ho parlato prima, se non vi menziono la potenza è perché è rimasta invariata. Infatti sostanzialmente Ferrari in queste vetture speciali non tende ad andare a modificare la meccanica. Passando a tempi ancora più moderni, nel 2016 Ferrari presenta questa, la SP275 RW Competizione, dove RV, sigla del proprietario, Rick Workman, collezionista americano, nonché stesso proprietario della P540 super fast aperta. Quindi questo collezionista ha ben 2 one-off. La macchina ha preso una forte ispirazione dalla Ferrari 275 GTB4 Competizione. La macchina è basata sulla Ferrari F12, ma qui sono stati svolti upgrade dal punto di vista del motore, perché non abbiamo il motore della berlinetta, ma il motore della TDF. Sempre nel 2016 viene presentata la A458mm, one-off che ho avuto l'occasione di vedere in azione al Goodwood Festival of Speed. Macchina molto interessante, bella la configurazione bianca col tricolore. Su questa one-off non è stato voluto svelare chi è che l'ha commissionata, ma se ho capito bene questa macchina è finita in Giappone. La base di partenza è la Ferrari 458 speciale, mica male come base. E secondo quanto detto da Ferrari, il proprietario ha voluto rendere omaggio alla Ferrari 288 GTO, anche se onestamente io non vedo parti estetiche che possono farci ricordare a quel modello. Comunque sia, rimane una one-off molto interessante e, come vi ho detto, basato sulla 458 speciale, deve essere una meraviglia da guidare. Nel 2018 al concorso d'eleganza di Villa d'Este è stata presentata la Ferrari SP38 Deborah, dove Deborah sta per il nome della fortunata proprietaria. La macchina è finita in Svizzera e devo dire che ha un design piuttosto complicato e ricercato. Qui possiamo vedere che la base di partenza è la Ferrari 488 GTB, ma guardandola bene possiamo vedere che la proprietaria si è ispirata notevolmente all'F40 e alla 308 per farsi realizzare questa macchina. Passando al 2019 e stiamo parlando della Ferrari SP3 JC, dove JC anche qui stanno per le iniziali del proprietario, John Collins. Questo collezionista scozzese si è fatto realizzare non uno, ma ben 2 esemplari dalla sua one-off. La macchina è basata sulla Ferrari F12 TDF. Entrambi gli esemplari hanno configurazioni diverse. La macchina ho avuto l'occasione di vederla al Goodwood Festival of Speed e quel V12 suona sempre che è una meraviglia. Sempre a Goodwood di quest'anno Ferrari ha portato un'altra one-off. Stiamo parlando della SP80-C. In questo caso non stiamo parlando di una one-off stradale, ma di una one-off basata su una macchina da corsa. Infatti questa macchina è basata sulla 488 GT3 ed è stata commissionata da un cliente di Hong Kong. Vero un peccato che questa non è stradale, perché ha un look veramente pazzesco. Una presenza incredibile, soprattutto il posteriore, che è caratterizzato da quell'ala che è veramente notevole.
La macchina è realizzata interamente in carbonio, ha una linea assolutamente muscolosa e minacciosa e il proprietario, per farsela commissionare, si è ispirato notevolmente a delle macchine da corsa classiche come la Ferrari 330 P3/4, la Ferrari Dino 206 e la Ferrari 250 LM. Bene ragazzi, e questo è quanto. Vi ho fatto un racconto degli ultimi 10 anni delle one-off create da Ferrari. Sicuramente ce ne saranno altre nascoste al mondo e tante altre in arrivo. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se siete ancora fatto e come sempre grazie per la visione. Ciao!